Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parleremo dell'impero galattico, della struttura dell'impero galattico, più precisamente del Compnor. Prima di tutto vi invitiamo a recuperare un nostro vecchio video in cui parliamo di tutta la struttura dell'impero galattico, in cui appunto citiamo il Compnor dove va a mettersi nella struttura, diciamo. È una delle organizzazioni fondamentali dell'impero, anzi quella centrale, giusto per capire come funziona l'impero galattico. Prima di tutto vi invitiamo a iscrivervi al canale per supportarci e vedere altri video del genere. Per supportarci ancora di più potete abbonarvi al costo di un caffè, in cui avete un sacco di vantaggi, come ad esempio scegliere il prossimo video. E poi vi invito a guardare tutti i link presenti in descrizione, in cui trovate ad esempio la vetrina Amazon, in cui abbiamo messo tutti i fumetti e romanzi divisi per epoche, in cui potete consultarli, vederli o anche acquistarli. Ma partiamo subito. Il Compnor. Dopo la caduta della Commissione per la protezione della Repubblica, l'imperatore Palpatine ordinò una nuova commissione. Questa nuova commissione doveva stare, diciamo, nella città imperiale presente su Coruscant. Questa nuova commissione venne chiamata Compnor, ovvero Commissione per la protezione del Nuovo Ordine. Il Nuovo Ordine era l'ideologia concepita dall'imperatore Palpatine per il suo impero galattico. Quindi molti ex repubblicani vicinissimi all'imperatore Palpatine si riunirono per ideare questa nuova ideologia, naturalmente guidati da Palpatine in persona. Bene, questa ideologia divenne il cardine dell'impero galattico. Infatti era molto complessa all'interno. C'era innanzitutto, facciamo un esempio, Andren, un ex consigliere di Palpatine in persona, che divenne la forza finanziaria, oppure ad esempio Ilas, un altro fedelissimo di Palpatine, il quale si assicurò che ogni opposizione venisse eliminata senza che nessuno però sapesse chi era a muovere il tutto dalle retrovie. Infatti non si sapeva chi erano alcune persone che governavano il Compnor. Per guidare l'organizzazione interna, appunto, il tutto fu affidato a Ilas, un fedelissimo di Palpatine. Il tutto promuoveva idee e concetti incentrati sull'umanocentrismo, una tendenza da vedere la galassia dal punto di vista della maggioranza umana, disprezzando appunto tutti gli alieni, se così possiamo chiamarli, in cui l'umano era sopra gli alieni. Infatti, come vediamo nei film e nelle serie TV, per la maggior parte gli imperiali sono umani. Ad esempio, se voi leggete il romanzo di Thrawn, notate tantissimo questa cosa. Per l'appunto, il primissimo romanzo canonico ci mostra come Thrawn era disprezzato all'interno dell'impero galattico solo perché aveva la pelle di colore blu e quindi era un alieno. Quindi mano a mano che l'impero galattico cresceva anche il Compnor, perché il Compnor doveva appunto diffondere nella galassia l'ideologia del nuovo ordine tra tutti i cittadini galattici, ma tutti quanti. Quindi il Compnor aveva una politica di reclutamento che dipingeva la Repubblica come il passato, come qualcosa di sbagliato, attirando molti giovani venivano reclutati e quindi aumentavano il prestigio e l'importanza dell'impero galattico, le nuove leve. Per intenderci, il nuovo ordine vantava circa 25.000 membri. Il Compnor era molto furbo, infatti di queste nuove reclute prendeva i più fedeli e li spargeva in giro per la galassia, perché dovevano agire come agenti segreti, una rete di spionaggio incredibile. È per quello che l'impero galattico, bene o male, sapeva tutto su quello che succedeva in giro per la galassia e nei pianeti che comandava. E questo instillava molta paura anche tra i governatori dello stesso impero, i governatori dei vari pianeti, in quanto molti cittadini dei vari pianeti erano membri del Compnor, quindi anche i governatori dovevano stare attenti a prendere qualche decisione che andava incontro a decisioni appunto prese dall'imperatore Palpatine o direttive dell'impero galattico. Dovevano stare molto attenti perché gli agenti segreti potevano essere seduti vicino a loro o potevano essere appunto dei cittadini del loro pianeta. Come sappiamo, durante la guerra civile galattica Palpatine sciolse il Senato, quindi tutti i posti vacanti da chi vennero presi? Dal Compnor, dai fedelissimi del Compnor. Come abbiamo detto prima, sciolse, per modo di dire, perché il Senato galattico restò ma coi membri del Compnor, solo per dare una parvenza di democrazia ai vari cittadini che magari non erano fedelissimi dell'impero e avevano qualche dubbio. Una delle divisioni principali del Compnor, ad esempio, era il Sub-Adult Group, composto da oltre 1 trilione di giovani devoti al nuovo ordine, e gestiva l'educazione all'interno dei giovani, come ad esempio attività ricreative, motivazionali, di reclutamento, ma anche di educazione stessa. Poi un'altra sezione sotto il Compnor era la Coalizione per il Progresso. Questa coalizione fungeva per raccogliere informazioni in tutta la galassia. Questi raccoglievano dati, informazioni
e poi li passavano agli SB. La coalizione per il progresso controllava, come abbiamo detto prima, attività recreative, di educazione, commercio, in modo che tutto rispettasse l'ideologia del nuovo ordine. Poi una delle sezioni militari più importanti del Compnor era il Comforce, che forniva delle truppe che erano fanatiche dell'imperatore, fanatiche del nuovo ordine, quindi lealissime, perché come sappiamo Palpatine durante tutto il suo governo ha dovuto difendersi da tradimenti e da altre minacce. Questo Comforce era distinto dagli Stormtrooper, era proprio un'altra cosa. Bene, siamo arrivati alla conclusione del video. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale se volete vedere altri video, guardare tutti i link in descrizione e se volete abbonarvi per scegliere il prossimo video. Alla prossima!